È il 1° maggio del 2015 e nel subreddit r Legal Advice, dove i vari utenti scambiano pareri legali su vicende personali, appare un messaggio strano. Ad aver creato il messaggio è un utente che si firma R. Bradbury 1920 e la storia che racconta lascia gli utenti perplessi. Il 15 aprile l'utente riporta di aver trovato un post-it sulla propria scrivania, scritto in una calligrafia che non era la propria. Su questo era scritto una breve lista di alcune faccende da sbrigare. Erano tutte attività che in effetti l'utente si era riproposto di fare e di cui non aveva parlato nessuno. Per quanto strano, si era presto dimenticato del fatto, fino a qualche giorno più tardi. Il 19 dello stesso mese, Bradbury trova un secondo post-it con su scritto «Ricorda di salvare i tuoi documenti», attaccato sullo schienale della sedia della scrivania. La grafia è la stessa del post-it precedente. L'appartamento non riporta segni di intrusione, ma qualcosa non torna. L'utente racconta di aver acquistato una videocamera di sicurezza con sensore di movimento e di averla connessa al proprio cellulare tramite un'apposita app. Il 26 aprile, Bradbury si sveglia con un altro post-it vicino a sé. Questa volta il messaggio recita: «Il nostro proprietario di casa non mi lascia entrare in contatto con te». Ma è importante. Allora, corre a controllare la cartella in cui sono salvate le immagini della videocamera, ma non trova nulla. Un altro dettaglio che nota è che il cestino del computer è stato svuotato, cosa che Bradbury era certo di non aver fatto di recente. A spingere l'utente a scrivere su Reddit è stato l'ultimo episodio quel giorno stesso. Al suo risveglio, Bradbury riporta di aver trovato diversi post-it sulle porte del proprio appartamento, e questa volta su di questi non era stato lasciato alcun messaggio. Il proprietario di casa dell'appartamento abita nello stesso edificio e Bradbury termina il proprio messaggio chiedendo se sia il caso di mettersi in contatto con questi. In seguito, in una nota successiva, Bradbury riporta di aver trovato una vecchia lettera scritta a mano in uno scambio con il proprietario e la calligrafia su questa è identica a quella dei post-it. Gli utenti che leggono questa storia cercano possibili spiegazioni, finché qualcuno non si fa avanti con una teoria. Chiede a Bradbury se per caso ha notato disturbi fisici negli ultimi tempi e di controllare i livelli di CO2 della propria stanza. Il lettore di CO2 riporta più di 100 parti per milione nella stanza che Bradbury usa anche come ufficio. La perdita di memoria, la paranoia e lo stato confusionale sono tutti i sintomi causati da intossicazione da monossido di carbonio. A lasciare i post-it era lui stesso. Nei giorni successivi, Bradbury ritorna per assicurare sulla sua salute e per ammettere tutti gli errori commessi nello stato di confusione indotto da monossido di carbonio. La presunta lettera del proprietario di casa, con la calligrafia simile a quella dei post-it, non era stata scritta dal proprietario, ma dalla propria madre, e in ogni caso, la grafia di questa era diversa. A riguardo della telecamera di sicurezza, non aveva mai funzionato veramente, per un problema di compatibilità. Infine, l'utente rassicura sulle sue condizioni e il caso viene chiuso prima che potessero verificarsi conseguenze ben più gravi. È il 2006 e un noto psichiatra di New York sta parlando con un paziente che sostiene di venire spesso visitato in sogno da un uomo che gli dà consigli sulla sua vita personale. È sempre lo stesso, ma non l'ha mai incontrato nella vita reale. Il paziente fa un disegno di questo individuo e lo mostra allo psichiatra, che lo conserva nel suo ufficio. Qualche giorno più tardi, un altro paziente del professionista nota il disegno e sostiene di riconoscerlo. È un volto che ricorre spesso anche nei suoi sogni. La coincidenza allarma lo psichiatra, che decide di inviare copie dell'immagine a colleghi nella professione. Molto presto, questi gli rispondono in modo positivo. Anche molti dei loro pazienti vedono quel volto nei propri sogni e tutti lo chiamano This Man, ovvero quest'uomo. Qualche tempo più tardi, Andrea Natella decide di creare un sito internet chiamato thisman.org per raccogliere più testimonianze possibili sul fenomeno e provare a riconoscere eventuali legami fra gli individui che ne sono interessati. Ben presto, più di 8.000 segnalazioni arrivano da tutte le parti del mondo. Le testimonianze raccolte nel sito sono molto varie. Quest'uomo appare in ogni tipo di sogno e dà molti consigli, ma ben presto emerge qualche schema comune.
l'uomo consiglia spesso di andare verso nord, e molti sostengono che non abbia un tono di voce definito, ma che anzi si esprime in altri modi. Diverse figure di spicco vengono associate a quest'uomo, da politici a persone dello spettacolo e del mondo della religione. Questo porta la piccola comunità attorno al sito a muovere alcune teorie per spiegare il significato di simili apparizioni. Una di queste sostiene che si tratti di un archetipo, un'immagine che appartiene alla coscienza collettiva delle persone e che riemerga dal subconscio nei momenti difficili. La teoria religiosa, invece, sostiene che quest'uomo sia una delle forme assunte da Dio per manifestarsi agli umani. Nessuna persona reale viene mai riconosciuta ufficialmente come quest'uomo, e il mistero rimane irrisolto per anni. Il sito acquista presto molta popolarità, e questo attira l'attenzione di diversi altri siti, tra cui 4chan, dove alcuni utenti iniziano a sospettare che si tratti di qualcosa di diverso, di un semplice tentativo di raccogliere testimonianze anonime. Un'indagine approfondita rivela che l'azienda che possiede il dominio di thisman.org ne possiede anche un altro associato al guerrilla marketing, ovvero tecniche di marketing meno ortodosse che fanno perno su fenomeni come internet e leggende metropolitane. Tra i proprietari delle agenzie dietro a Thisman c'è lo stesso Natella, che aveva apparentemente creato il sito dopo aver sognato lui stesso quest'uomo. La pressione mediatica porta Natella a rilasciare un'intervista nel 2010, mentre i vari utenti online sono spaccati tra chi sostiene si tratti di un fenomeno reale e quelli che sostengono sia una beffa. Natella conferma che si è trattato di un falso, una prova di marketing per un fine che però non dichiara. Quest'uomo è un'immagine che Natella ha ricavato deformando una vecchia foto del padre, e nascono quindi diverse teorie su quale fosse in realtà l'intenzione originaria di un simile sforzo. Il mistero di quest'uomo, però, viene risolto e archiviato come un falso, nonostante molte persone continuino a riportare di averlo sognato. Tempo fa ho fatto uno short su questo caso, e anche nei commenti di quel video qualcuno sostiene di riconoscere questo volto. Agli albori di YouTube non era difficile imbattersi in video amatoriali o di bassa qualità, caricati dagli utenti più disparati. Ogni tanto, però, nel mare di contenuti frammentari e senza contesto, spuntava qualcosa che lasciava i pochi spettatori perplessi e con la voglia di saperne di più. Questo è il caso di I Feel Fantastic. Il 15 aprile 2009, infatti, uno strano video musicale spunta sul canale Creepy Blog. Il titolo del video e della canzone è I Feel Fantastic. Il soggetto principale è un robot umanoide che replica in modo grottesco delle fattezze femminili. Indossa diversi indumenti e una parrucca bionda ne completa l'apparenza. Il video ritrae l'androide all'interno di una casa non precisata per gran parte della durata della canzone. A un certo punto avviene uno stacco e per qualche secondo viene inquadrato quello che sembra essere un bosco. La camera allora torna sul robot, che termina la canzone. I movimenti dell'androide, il suo aspetto e il tono surreale dell'intero video attirano immediatamente l'attenzione di migliaia di spettatori, che non sanno spiegarsi cosa stiano guardando. L'attenzione del pubblico allora si sposta sulla descrizione del video. Qui è riportato il mito greco di Pigmalione, lo scultore che scolpì una statua dalle fattezze così perfette da innamorarsene. Il montaggio del video e lo sforzo di creare un robot antropomorfo, per quanto mal riuscito, sembrano suggerire che dietro a questo ci sia qualcosa di ben diverso dalla semplice volontà di condividere una canzone amatoriale. Centinaia di spettatori riguardano il video, cercando di cogliere qualche dettaglio nascosto, qualche sfumatura nel tono del robot, o di scorgere qualcosa che possa far luce su cosa ci sia dietro. In diversi forum online iniziano a comparire teorie sul vero significato di I Feel Fantastic. La prima sostiene che il creatore del video abbia perso la propria moglie in un evento tragico e, distrutto dal dolore, abbia cercato di riprodurla con un robot. I Feel Fantastic, come suggerito dai riferimenti a Pigmalione, sarebbe quindi il risultato degli sforzi di una mente malata, incapace di accettare un lutto. Un'altra spiegazione, invece, connette tutti i dettagli del video e compone un disegno ben più sinistro. L'autore del video sarebbe un serial killer, gli indumenti indossati dal robot sarebbero appartenuti alle sue vittime e le brevi immagini della foresta
ritrarrebbero il punto in cui sarebbero sepolti i corpi. Il video viene visto miliardi di volte e, arrivato al culmine della sua popolarità, l'originale scompare dalla piattaforma. I Feel Fantastic finisce in raccolte di video inquietanti presi dagli angoli più remoti di internet, ma nessuno riesce mai a trovarne l'origine o per quale motivo fosse stato caricato su YouTube. Questo però cambia quando le prime tracce di Tara, l'androide ritratto nel video, appaiono in un sito di appassionati di robotica. Il suo proprietario e creatore è un certo John Bergeron, e su di lui si trovano alcune informazioni datate. Si tratta di un appassionato di robotica amatoriale, con diversi progetti simili alle spalle. Tara sarebbe il suo ultimo tentativo di creare un robot per uso domestico, e la sua programmazione era stata perfezionata per permetterle di eseguire numeri musicali. Negli anni, Bergeron aveva provato a vendere e poi affittare la sua creazione agli interessati, e spuntano numerose conversazioni in cui ne elenca le capacità e le caratteristiche. A poco, la verità su cosa stia dietro al video I Feel Fantastic inizia a emergere assieme al microcosmo di appassionati che condividono progetti simili in un sito conosciuto solo a pochi. Tara, l'androide al centro di I Feel Fantastic, era quindi solo un tentativo, avveniristico, di conquistare un mercato troppo presto, quando la tecnologia, alla sua base, era ancora agli albori, in un'era lontana dai progressi di Boston Dynamics e dall'intelligenza artificiale capace di superare il test di Turing. Se il video vi sta piacendo, non esitate a mettere mi piace e a iscrivervi al canale. Come potete notare, ho attivato gli abbonamenti per chiunque voglia fare un passo in più. Potete trovarmi anche su Instagram, se vi va di scrivermi consigli o suggerimenti più diretti. Grazie a quelli che lo hanno già fatto e per il supporto che continuate a darmi. Possiamo allora continuare. È il 2013 e sul sito Tumblr viene rilasciato un videogioco amatoriale da un utente chiamato Phoenix. Si tratta di un gioco di ruolo creato con RPG Maker, in cui è possibile impersonare il musicista Kanye West in un'avventura a tema hip hop e fantascienza. La trama ha un tono umoristico e senza pretese, con riferimenti alla cultura musicale del periodo e battute mirate agli appassionati del genere. In modo molto prevedibile, in un settore in cui centinaia di videogiochi amatoriali vengono pubblicati ogni giorno, Kanye Quest 3030, titolo del gioco, passa inosservato per diverso tempo. A cambiare questa situazione è un post online nel 2015. In un sito in cui è possibile caricare testi e conversazioni, un utente sostiene di aver trovato una sezione nascosta del gioco, una sezione che sembra celare uno strano segreto. Per accedervi è necessario inserire un termine specifico, in una finestra di dialogo con un personaggio secondario. Il termine in questione è Ascension o Ascensione. Il termine è associato all'ascensionismo, una presunta setta religiosa che crede nella reincarnazione e che, secondo leggende urbane del periodo, è dedita all'uso di mezzi occulti per reclutare nuovi adepti. Kanye Quest sarebbe quindi una facciata per nascondere un contatto con qualcuno all'interno di questa setta. Questo genera scalpore e sempre più curiosi scaricano il gioco ormai dimenticato per saperne di più. La sezione occulta di Kanye Quest 3030 contiene codici QR, link a siti esterni e moduli da compilare con informazioni personali. La sezione nascosta esiste veramente. Attorno al videogioco spuntano decine di leggende urbane che provano a spiegare i suoi legami con l'ascensionismo e in molti allora guardano a Phoenix, il suo autore. Risalire alla sua identità potrebbe chiarire in modo perentorio possibili legami con la setta. Diversi utenti online indagano e arrivano alla conclusione che l'ascensionismo sia solo un mito, una leggenda che esiste solo online, e questo getta Kanye Quest sotto una nuova luce. Il gioco è probabilmente qualcos'altro, ma senza l'opinione del suo autore, stabilire che cosa rimane impossibile. Un'ipotesi si fa largo nelle comunità online dedicate all'inchiesta. Si ipotizza che il videogioco sia stato inizialmente pensato come parte di un gioco di realtà alternativa. Si tratta di giochi che uniscono il mondo reale a quello virtuale tramite l'uso di siti internet, codici QR e immagini.
per fornire ai giocatori un'esperienza molto più suggestiva. Per anni però questa rimane solo una teoria e molte domande rimangono senza risposta. Una seconda svolta però arriva nel 2020. Due comici australiani intraprendono un'inchiesta pubblicata in diverse puntate per risalire all'identità del misterioso Phoenix e riescono nell'intento. Si sarebbe trattato di Clara Hope, una musicista di Adelaide che ha creato Kanye Quest per un progetto scolastico molti anni prima, alle superiori. A postare poi la rivelazione per accedere alla sezione misteriosa del gioco era stata sempre lei sotto un altro pseudonimo, per attirare l'attenzione sullo stesso. Quindi, mistero risolto? Si era trattato solo di uno scherzo di una studentessa con la passione per la musica e i giochi di ruolo. O almeno, questa è la versione ufficiale. La storia di Chip Chan è stato per diverso tempo uno dei misteri più inquietanti di Internet. Molti di voi la conosceranno per un video fatto diversi anni fa da Fuoco di Prometeo. Un video fatto quando la vicenda non aveva ancora trovato una conclusione. 4chan è un forum molto popolare nei paesi in lingua inglese in cui è possibile creare conversazioni in modo anonimo attorno a immagini. Il sito non esegue censura ed è al centro di molte vicende dove l'anonimato e la privacy sono fondamentali. Il forum è suddiviso in diverse bacheche e la storia di oggi comincia nella bacheca /X, ovvero quella dedicata al paranormale. È il 2006, un'era lontana da Twitch e dalla popolarizzazione di dirette streaming. I siti che ospitano simili trasmissioni sono poco conosciuti, soprattutto nel mondo occidentale, e i contenuti disponibili su queste piattaforme sono molto diversi dai video ad alto budget disponibili in tempi più recenti. È proprio in uno di questi siti oscuri, sepolti negli angoli remoti di internet, che un utente di 4chan nota qualcosa di strano. C'è una telecamera puntata su una donna, sdraiata su una sedia da scrivania. È all'interno di un appartamento e non si muove. Si pensa al peggio. La diretta ha catturato le ultime immagini della vita di una donna. Poi però questa si muove e si gratta con foga alla gamba. Solo in un secondo momento, allora, gli spettatori notano cartelli che riportano diverse scritte in coreano che sembrano sparsi per la stanza. Assieme a questi, ce ne sono altri che però sembrano riportare frasi e simboli senza senso. Questo è l'inizio del mistero che circonda la giovane donna, che gli spettatori iniziano presto a chiamare Chip Chan. L'origine del soprannome è racchiusa nei cartelli sparsi per l'appartamento della donna e nella storia di sé che questa fa trasparire in un blog personale scovato in seguito. Questo e i cartelli scritti a mano vengono tradotti e il loro contenuto lascia il pubblico di curiosi perplesso. La donna non rivela il suo vero nome né la sua età. Le uniche informazioni personali certe è che vive a Seoul, in Corea, e che il suo percorso di fronte alle telecamere è incominciato nel 1999. Chip Chan sostiene di dormire circa 20 ore al giorno, a causa di un microchip che le è stato impiantato nel corpo, più precisamente nella caviglia. A farlo è stato P, come chiama il suo aguzzino. Si tratterebbe di un poliziotto corrotto che l'ha presa di mira nel 99 e da allora controlla la sua vita tramite il microchip e le telecamere nel suo appartamento. Queste sono attive solo quando P è assente. La donna sostiene di non sapere cosa accada mentre è incosciente, dal momento che P disattiva le telecamere poco prima di ogni rientro. Gli spettatori e gli utenti di 4chan speculano sulla situazione, su quanto di quello che la donna dica sia vero e se si tratti di una persona in cerca di attenzioni o affetta da qualche condizione mentale. In ogni caso, non si spiega come faccia la donna a potersi mantenere senza avere un lavoro con cui pagare le spese, né come faccia a sopravvivere senza mangiare. Le telecamere, infatti, mostrano solo la donna in stato di incoscienza per lunghe ore. Telecamere a cui Chip Chan sostiene di non avere accesso. Gli utenti di 4chan non rimangono inattivi e si mobilitano per entrare in contatto con la polizia di Seoul. Nel frattempo, in un paio di occasioni, Chip Chan viene vista mentre esce di casa camuffando il proprio aspetto. La polizia di Seoul si fa viva e comunica di essere a conoscenza di Chip Chan e della sua condizione. Si tratta di una persona affetta da problemi di salute mentale
che trascorre molto tempo a fotografare gli agenti di polizia per le strade di Seoul e a causare problemi per via della propria patologia non curata. Le presunte 20 ore di sonno al giorno iniziano a sembrare meno reali e una manipolazione delle immagini, mediante l'uso delle telecamere che la donna sostiene di non controllare, appare evidente. I cartelli pieni di frasi senza senso e la storia inconcludente nel blog di Chip Chan erano solo il delirio di una persona sola e in balia delle ombre nella propria mente. Qualche anno prima di questo video, la diretta di Chip Chan è scomparsa da internet senza aggiornamenti sul suo stato di salute. Possiamo solo sperare che sia stata presa in cura da qualcuno di competente e che semplicemente abbia smesso di avvertire la necessità di condividere con estranei online ogni momento della propria giornata. La storia di John Titor comincia agli albori di internet. È la fine degli anni 90 e il World Wide Web è da qualche tempo arrivato nelle case di tutti, o di chi può permetterselo. In Europa vede una diffusione più lenta che negli Stati Uniti, dove è già diventato comune frequentare chatroom e forum. In questo ecosistema, ancora lontano dall'infrastruttura onnipresente e regolamentata che conosciamo tutti, prendono presto luogo migliaia di piccoli siti e comunità per tutte le passioni possibili. Tra queste c'è il Time Travel Institute, Istituto dei Viaggi nel Tempo, ovvero un forum per appassionati di teoria e media, appunto, sui viaggi nel tempo. Il 2 novembre 2000, proprio su questo sito, appare il primo post di una persona che per anni sarà al centro di una delle teorie del complotto più supportate nell'internet di allora. Si tratta di John Titor, l'uomo che sosteneva di viaggiare nel tempo. Nel forum ci sono diverse conversazioni teoriche, dove gli utenti si confrontano e provano a risolvere dilemmi logici, come il paradosso del nonno. Si tratta di un paradosso usato per spiegare perché i viaggi nel tempo non sono possibili. Il paradosso suppone che una persona viaggi indietro nel tempo ed elimini uno dei propri nonni prima che questi incontri la nonna, e quindi rendendo impossibile la propria esistenza e quella del viaggio nel tempo che avrebbe causato il decesso stesso. È proprio in una conversazione che parla di questo fenomeno che appare il primo post dell'individuo che inizialmente si firma come Time Travel Zero. In questo primo messaggio sul forum sostiene che le basi teoriche per i viaggi nel tempo saranno poste dai tecnici del CERN alla fine dello stesso anno e culmineranno nella realizzazione di una macchina del tempo nel 2034 da parte di General Electric. Questo genera dibattito e inizialmente tutti gli utenti del sito si pongono in modo critico nei confronti di un'affermazione simile. Time Travel Zero spiega le componenti principali necessarie alla creazione di una macchina del tempo e risponde in modo conciso a domande sul suo funzionamento. Per il suo viaggio nel 1975, questo dispositivo sarebbe stato installato nel baule di una Chevrolet Corvette del 67 per assicurare un'apparenza compatibile con l'ambiente d'arrivo. In seguito, questa sarebbe stata spostata su un 4x4 di fine anni 80. L'utente inizia a condividere informazioni su di sé e rivela di chiamarsi John Titor, di avere 38 anni, di essere originario della Florida e di essere nella base aerea MacDill a Tampa. In seguito emergono post e affermazioni che lo stesso individuo aveva fatto in altri siti internet. Tutti parlano dei viaggi nel tempo e culminano con una rivelazione. John Titor li ha sperimentati in prima persona. Assieme a questa affermazione, l'uomo rivela alcuni dettagli sul futuro e queste iniziano a essere interpretate come profezie da chi segue i suoi post online. Emerge quindi la presunta storia di questo individuo, che sostiene di essere un soldato partito nel 2036 e spedito nel 1975 dal governo statunitense. Lo scopo di una simile missione era recuperare un computer IBM 5100. Nel futuro, una catastrofe digitale imminente, e l'unico modo per evitarla è usare quel vecchio computer obsoleto per decifrare alcuni codici antiquati su cui diversi software moderni sarebbero stati basati. Alcuni informatici con conoscenze sulla macchina confermano la plausibilità di una simile affermazione, e questo fa sospettare che dietro lo pseudonimo di John Titor ci sia un ingegnere informatico competente. Titor sostiene di essere fermo all'anno 2000 per motivi personali, recuperare alcuni effetti personali persi in una prossima guerra civile.
e avvertire chiunque sia disposto ad ascoltare di un'imminente epidemia originata da carni bovine infette. Riguardo ai viaggi nel futuro, sostiene che ci sia un limite nell'anno 2564, oltre il quale non esisterebbe più nulla. Gli utenti dei vari forum online allora lo interrogano su eventi futuri, e da qui hanno origine le diverse profezie di John Titor. L'uomo cita spesso la teoria dei molti universi, ovvero la teoria della meccanica quantistica che spiega come siano possibili viaggi temporali senza paradossi. Secondo questa, ogni salto nel tempo non modifica la linea temporale originale, ma ne crea una parallela con uno sviluppo autonomo. Questo significa che la linea da cui arriva John potrebbe avere discrepanze con quella in cui si trova ora assieme a chi lo interroga. La prima delle previsioni di John parla dell'imminente guerra civile negli Stati Uniti, che sarebbe scoppiata nel 2004 e avrebbe diviso la nazione in 5 regioni. Questa sarebbe terminata nel 2015, con una breve terza guerra mondiale, in cui diverse città, tra cui Washington DC, sarebbero state rase al suolo. In alcuni post, John parla di essere sopravvissuto nascondendosi durante il conflitto, in altri allude a un suo probabile coinvolgimento dall'età di 13 anni. Queste e altre profezie minori rendono presto John tra i più famosi presunti viaggiatori del tempo, e riferimenti alle sue affermazioni iniziano ad apparire anche nella cultura di massa. Con gli anni, però, le varie previsioni dell'uomo non si verificano e la già scarsa credibilità del viaggiatore del tempo si estingue. Il mistero, allora, si sposta sulla sua identità. Nel 2008, però, un investigatore privato porta le sue scoperte su una trasmissione italiana. Si tratta di Voyager ai confini della conoscenza. Questi avrebbe verificato che nessun John Titor era nato in Florida nel 1998, presunto anno di nascita del viaggiatore nel tempo. A questo nome avrebbe trovato solo un'associazione a scopo di lucro, con sede nello Stato. Un'investigazione successiva rivela che il direttore dell'azienda è un avvocato di nome Larry Haber. Questi ha un fratello, Richard, che di professione è un ingegnere informatico. I due uomini negano di essere gli autori dell'attività online di John, ma in molti puntano il dito contro di loro. John Titor sarebbe stato un esperimento eseguito dai due per un non chiarito scopo e avrebbe capitalizzato sul panico legato al Millennium Bug di fine anni 90, ovvero la paura che il sistema informatico mondiale sarebbe collassato all'avvento del nuovo millennio. A distanza di più di 25 anni, la figura di John Titor rimane indelebile nella memoria di chi ha vissuto quelle conversazioni all'epoca dei fatti e di chi crede, o forse spera, nella possibilità di viaggiare nel tempo. Questi erano 6 dei misteri più longevi di Internet, ormai risolti. Non ho dimenticato il caso di Saggia Civitelli del binario 10, ma ho voluto variare un po' la programmazione per parlare di uno dei tanti argomenti che mi hanno spinto a creare questo canale. Vi ringrazio di aver guardato sin qui, io vi lascio un saluto e al prossimo mistero.